Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video della Garage Inc. Oggi parleremo dei nuovi MacBook Neo e MacBook Air M5. Ma prima di iniziare ragazzi vi volevo ringraziare tantissimo per l'andamento dell'ultimo video. Abbiamo fatto record di tutto, visualizzazioni, iscritti, mi piace, commenti. Ragazzi, è stato bellissimo, inaspettato, non pensavo onestamente ricevesse tutto questo supporto da parte vostra e vi devo ringraziare tantissimo, ma veramente tanto. Mi ha fatto molto piacere e molto presto arriveranno nuovi video a tema Linux e tecnologia più in generale. Oggi però quello a cui vogliamo rispondere è questo: il MacBook Neo è un portatile valido? O meglio l'Air M5? Oppure un PC Windows? Partiamo dalla novità assoluta, il MacBook Neo. Il MacBook Neo, a partire da 700 euro, è la novità assoluta di Apple. Monta un processore A18 Pro, quindi il processore dell'iPhone 16, e abbassa la soglia d'ingresso per quanto riguarda i MacBook. Il suo scopo non è certamente l'ambito Pro, ma un ambito di utilizzo più leggero, più generalista. Che significa? Significa che il MacBook Neo non è rivolto a chi cerca le prestazioni, ma a chi già nell'ecosistema Apple, magari per un iPhone e un Apple Watch, vuole un dispositivo che si integri in maniera facile con il proprio smartphone e con il proprio ecosistema, ma non necessita di prestazioni più elevate come quelle che possono essere del MacBook Air, di cui parleremo tra poco, o addirittura dei MacBook Pro. Analizzando più nello specifico, l'A18 Pro è un processore 6 core con 2 core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza, 8 GB di RAM e esce in due versioni, da 256 GB di SSD e 512, con l'unica differenza aggiuntiva oltre la memoria il fatto che il taglio da 512 offre anche il Touch ID. La differenza di prezzo tra le due versioni è di 100 euro. Ne vale la pena? No, la risposta ve lo dico subito è no, perché alla fine voi andate a pagare 100 euro in più, un upgrade di 250 GB dell'SSD, ma che per il pubblico a cui è indirizzato questo dispositivo non ha senso, non servono. Perché se uno ha bisogno di conservare un elevato numero di file, allora è più sensato prendere magari un disco esterno o altre soluzioni, ma per un uso generalista 256 GB in questo caso andranno bene, per quanto siano oggettivamente pochi, come gli 8 GB di RAM che, pur essendo un'enorme limitazione, sono gestiti molto bene da parte di Apple e permettono comunque di sfruttare molto bene quello che questo MacBook Neo ha da offrire. Analizziamo invece adesso il MacBook Air M5. Noi ci concentreremo principalmente su quello base, quindi con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD con il processore M5 base, senza upgrade, perché è quello che secondo me ha il miglior rapporto qualità-prezzo a 1250 euro. Ora, il prezzo d'ingresso qui sale, ma quello che noi abbiamo quest'anno con il MacBook M5 è qualcosa di molto interessante. Perché? Perché abbiamo per la prima volta sul MacBook Air base i 16 GB e 512 GB di SSD, che danno un margine più ampio di utilizzo e una durabilità maggiore nel tempo, ma non solo. Al di là dei 16 GB di RAM che Apple in realtà è stata costretta a usare, perché altrimenti Apple Intelligence, quindi le funzioni di intelligenza artificiale, avrebbero fatto fatica a girare su una quantità di RAM ristretta. L'altra novità molto interessante è l'SSD. Perché? Perché al di là della capienza migliorano notevolmente le performance di questo SSD, quindi le velocità di lettura e scrittura. Questo si traduce in apertura dei programmi più rapidi e una maggiore responsività di tutto il sistema. Come vedremo poi, in realtà il MacBook Neo questo problema lo ha ancora. In entrambi i casi, sia il MacBook Neo che il MacBook Air M5 offrono entrambi i grandi vantaggi legati a Apple Silicon, quindi processori M, ovvero un'efficienza molto elevata che garantisce un'elevatissima autonomia a batteria, soprattutto rispetto ai computer Windows, il fatto che questi due dispositivi sono dissipati passivamente, quindi non ci sono ventole, non fanno rumore, e in più hanno delle prestazioni in rapporto a quello che consumano
estremamente elevate. Analizziamo i principali punti di forza del MacBook Neo. Il MacBook Neo ha, rispetto a tutti i concorrenti Windows su questa fascia di prezzo, una fattura estremamente di qualità superiore. Perché abbiamo uno chassis in metallo, uno schermo di buona qualità, anche se su quello ci torneremo un po' più avanti nel video, abbiamo macOS, che è un sistema operativo che sfrutta appieno quello che è l'hardware di Apple, e anche questo è un enorme punto di forza di cui parleremo più avanti, e ha delle prestazioni che sono comunque molto solide. Tuttavia il MacBook Neo non è esente da delle criticità molto importanti. La prima di tutte sono gli 8 GB di RAM, che nel 2026 sono una grande limitazione, perché appena si esce dall'uso base, nonostante macOS lo gestisca molto bene, si saturano rapidamente e causano dei rallentamenti. Questo ragionamento si può espandere anche all'SSD, che da 256 GB ha delle prestazioni limitate e quando si esce da un uso base o gli si chiede qualcosa in più non ha quello spunto adatto a reggere il passo. In più, l'ultima principale criticità di questo MacBook Neo sono le porte USB. Questo portatile ha soltanto due USB-C, una USB 3.0, che quindi è piuttosto limitata in velocità perché arriviamo a massimo 10 gigabit al secondo, e un USB 2.0, pensata principalmente per la ricarica del dispositivo. Tuttavia queste porte sono estremamente limitanti perché qualora si volesse connettere un docking esterno per connetterci un monitor, magari internet, magari un hard disk, o gli si vuole attaccare qualcos'altro che comunque non è un uso impegnativo, però è un uso un po' più espanso dell'uso prettamente base in mobilità, questo può andare a creare delle limitazioni piuttosto importanti. Certo, questo è anche legato al fatto che il MacBook Neo monta il processore A18 Pro. L'A18 Pro è il chipset pensato per l'iPhone 16 Pro, che quindi non aveva bisogno di un numero di porte elevato e una velocità di trasferimento via cavo elevata, e questo probabilmente potrebbe essere risolto con la prossima generazione di MacBook Neo, che monterà probabilmente l'A19 Pro, che aumenterà il quantitativo di RAM e aumenterà anche la velocità dell'input-output, però per questo è presto per preoccuparsi. Un altro punto a favore di MacBook Neo è la sua riparabilità, e lo so, è molto strano perché Apple di solito non permette di riparare i propri Mac, sono sistemi estremamente chiusi, estremamente difficili da riparare. Greatest technician that's ever lived. Però, come adesso vedrete in sommaimpressione, in realtà questo MacBook è riparabile. Perché? Perché abbiamo le porte USB che sono connesse tramite un cavo alla scheda madre, quindi se si rompe la porta si può sostituire. La batteria è tenuta in posizione da due staffe di plastica avvitate al telaio, quindi si può svitare e rimuovere. Non è presente colla, il che significa che quando la andremo a togliere non avremo troppi problemi a staccarla, ma soprattutto a riattaccarla, e non avremo problemi di possibili rotture della batteria legate al fatto che non si scolla correttamente e potrebbe piegarsi quando proviamo a rimuoverla. Inoltre lo schermo, come è tipico di Apple, è attaccato allo chassis tramite degli attacchi in metallo, che quindi sono estremamente più duraturi di quello che troviamo mediamente su questa fascia di prezzo, ovvero degli attacchi in plastica che hanno la tendenza a rompersi. Tuttavia, questa è una nota dolente, lo schermo è attaccato alla cover esterna al coperchio del portatile, quindi quando si va a cambiare bisogna cambiare tutto quanto, non si può cambiare solo lo schermo, e bisognerà vedere quanto Apple farà pagare questi pezzi di ricambio, perché comunque Apple rimane Apple, quindi alcune policy rimangono sempre uguali indipendentemente dal prodotto. Tuttavia mi sento di dire che questo è un ottimo passo di Apple in una direzione di un portatile che va a coprire una fascia di mercato molto particolare, perché se noi ci andiamo a guardare intorno, quindi a quello che offre per esempio Windows, su questa fascia di prezzo, vediamo che dei reali competitor ci sono in termini di prestazioni, ma a livello per esempio di autonomia non ne abbiamo. A livello di Apple è il portatile più economico che c'è in gamma, quindi secondo me Apple ha tirato fuori qualcosa di molto interessante. Parlando invece del MacBook Air M5, rispetto al precedente a livello di pregi e difetti non cambia, quindi i pregi sono molti, anzi quest'anno probabilmente il MacBook Air, dopo il MacBook Air M1, il migliore di sempre, perché abbiamo una gestione delle porte migliore, perché non troviamo solo le USB-C, ma troviamo anche altre porte. Abbiamo
i processori che hanno una potenza aumentata, abbiamo i 16 GB di RAM e 512 GB di SSD con delle prestazioni più elevate del precedente. Quindi secondo me il MacBook Air M5 è una vera bestia, soprattutto per il prezzo, considerato che tendenzialmente i prezzi dei MacBook sono sempre andati scendendo nei mesi successivi all'uscita del prodotto e si sono sempre portati su dei valori molto interessanti, perché per esempio il MacBook Air M4 si è trovato tranquillamente sui 1000 euro e in qualche occasione in offerta anche sotto i 1000 euro, e a quel prezzo è un best buy assoluto. Indipendentemente dalla scelta del modello, poi, se voi siete studenti, avete anche 100 euro di sconto student da parte di Apple, che rendono questi prodotti ancora più interessanti. Ma quindi, quale dovreste scegliere voi tra il MacBook Neo e il MacBook Air M5? Prima di dirvi questo, vi invito a iscrivervi al canale, mettere like e attivare la campanellina, mi raccomando. Bene, tornando al dunque, in realtà io vi dirò prima perché non dovreste scegliere questi due portatili, quindi a chi non sono rivolti. Non sono rivolti a chi non fa parte dell'ecosistema Apple e non è interessato ad entrarne. Non sono rivolti a chi usa programmi specifici che quindi non ci sono su Mac, perché purtroppo, nonostante il lavoro di Apple sia incredibile e il numero di programmi che gira su questi nuovi MacBook M, quindi con Apple Silicon, sia veramente elevato, ci sono ancora delle applicazioni e degli applicativi che sui MacBook M non girano, o su macOS in generale, quindi in quei casi purtroppo non va bene. Però se siete nell'ecosistema Apple e state valutando un portatile che magari avete bisogno di usare in mobilità in maniera spinta, quindi magari in università tante ore, magari in treno, magari in viaggio o comunque lontano da una presa, i MacBook sono delle validissime scelte. Ora, il MacBook Neo, secondo me, per la maggior parte dei casi, in realtà vi dirò che va bene, perché per quanto sia limitato, in realtà, se siete uno studente delle medie, uno studente del liceo, o anche un universitario che però non di un ramo che magari non sia informatica o che necessita di utilizzo di programmi applicativi pesanti, che possono essere, non lo so, AutoCAD o altri programmi di questo tipo che poi spesso in realtà non ci sono neanche per Mac, il MacBook Neo vi fornisce una base solida quindi per prendere appunti, navigare il web, guardare film, serie TV, per fare un utilizzo generalista a 360 gradi che quindi non è molto impegnativo per il portatile, e questo secondo me vi restituirà un'ottima user experience, perché comunque ha delle prestazioni solide e una fluidità che è agevolata dal fatto che Apple ha questa interazione tra hardware e software così ben amalgamata. Invece, per quanto riguarda il MacBook Air M5, il MacBook Air M5 quest'anno è una bomba assoluta, è fortissimo, va fortissimo ragazzi, cioè abbiamo un processore che è molto potente, abbiamo 16 GB di RAM e un SSD più veloce finalmente, al di là della capienza, la velocità dell'SSD è quello che ci importa, perché adesso non capiterà più che magari le velocità di trasferimento sono più lente, ci sono dei rallentamenti che comunque prima erano mitigati, attenzione, non sto dicendo che non fosse utilizzabile, lo era perfettamente anche prima, ma adesso è meglio, è più veloce, è più reattivo, perché chiaramente quello era un freno generale su una macchina che voleva andare fortissimo. Questo invece a meno briglie può correre di più, e vi dirò che anche in questo caso addirittura anche un uso più spinto va bene, cioè anche se volete fare per esempio foto editing, video editing magari in Full HD, il MacBook Air M5 vi permette di farlo e vi permette di ottenere, di sfruttare quelle performance anche se è una macchina pensata per avere una portabilità estrema. Certo, se poi voi volete fare un montaggio video più spinto, quindi magari in 4K, in maniera regolare, volete prestazioni molto elevate, avete bisogno di prestazioni elevate, magari in quel caso è meglio valutare un MacBook Pro con un processore magari un M5 Pro, un M5 Max, che vi daranno delle performance ancora più elevate. Però anche per chi cerca magari un uso un po' più spinto ma occasionale, il MacBook Air M5 secondo me è assolutamente un best buy, soprattutto tra 4-5 mesi, magari in estate, quando ci sarà qualche offerta, magari le offerte estive di Amazon o qualche offerta di Apple, che allora si scende verso i 1000 euro, magari se avete pure lo sconto student, in quel caso ragazzi è un best buy assoluto, perché vi offre delle prestazioni importanti. Bene ragazzi, prima di andare alle conclusioni volevo un attimo ragionare con voi su come Apple è riuscita a creare un prodotto come il MacBook Neo, perché è vero, da un lato è un portatile
di fascia bassa se guardiamo il listino di Apple, ma dall'altra in realtà se guardiamo le alternative Windows su quella fascia di prezzo è un portatile che dal punto di vista delle prestazioni va molto forte ed è comunque piuttosto performante in quella fascia di prezzo, chiaramente. Con questo non voglio dire che ci sono computer Windows meno potenti, anzi se ne sono anche di più potenti, ma Apple riesce ad avere questa consistenza nelle prestazioni, questa costanza, perché? Perché loro integrano sia l'hardware che il software. I problemi legati quindi agli altri portatili sono vari, perché mentre Apple si fa tutto in casa, quindi da un lato ha la responsabilità di fare tutto bene, dall'altro Apple si sceglie il processore, ci cuce su misura il sistema operativo, cuce su misura gli applicativi, è in grado di gestire tutto fino ai minimi dettagli, e questo fa sì che se i team sono competenti, e lo sono ad Apple perché oggettivamente lo sono, riescono a tirare fuori dei prodotti incredibili. Invece, se guardiamo gli altri portatili, quindi il lato Windows, diciamo, delle cose, abbiamo che per tirare fuori un prodotto molto valido, per esempio un produttore X, deve avere la generazione giusta di processori, la marca giusta di RAM, deve avere Windows che non deve avere problemi, e ultimamente Windows sta avendo tanti di quei problemi che molto spesso anche i prodotti validi risultano lenti, risulta del lag, delle inefficienze, delle lentezze legate magari al sistema operativo. Quindi magari hai una macchina estremamente performante, ma hai Windows che ti frena. Apple questo problema invece non ce l'ha. Perché? Perché Apple è molto molto brava a rendere efficiente il proprio sistema, a integrare le cose, e questo è quello che ha fatto la forza sia nel MacBook Neo, dove magari le prestazioni più limitate, le forzature hardware, le limitazioni hardware sono più presenti, ma anche nei MacBook M, dove le limitazioni hardware sono molto meno presenti, gli permette di, in un certo senso, nei limiti del possibile, arginare il problema e sfruttare tutti quelli che sono i propri punti di forza. Quindi in conclusione, ragazzi, quello che vi dico è questo: il MacBook Neo molto probabilmente per le vostre esigenze potrebbe andare bene, mentre se cercate delle prestazioni in più e volete farne un uso più spinto, il MacBook Air M5 soddisferà quasi sicuramente le vostre aspettative. Se invece siete interessati a un ambito pro, quindi un ambito professionale, in quel caso magari è meglio guardare un MacBook Pro con un M5 Pro, addirittura un M5 Max, se le prestazioni che vi servono sono estremamente elevate. Io vi ricordo, ragazzi, di iscrivervi al canale, mettere like e attivare la campanellina, e noi ci vediamo al prossimo video.